Qui il mio cervello è esploso. Boh, che senso ha? Buongiorno o buonasera a tutti. Oggi riprendiamo il nostro viaggio nella moda illustrata del 1895 e leggeremo la settimana del 13 giugno. Mi dimentico sempre di dirlo, ma se volete iscrivervi al mio canale, iscrivetevi e spero possiate sentirvi a casa vostra. Già che ci sono, ringrazio tutti coloro che l'hanno già fatto. Oggi Emma ci darà ancora qualche consiglio sulla moda, vedremo dei completi da spiaggia carinissimi, parleremo di alienazione mentale e ci accultureremo con la storia del pettine. Chiamate a rapporto gli amici parrucchieri e iniziamo! Il Corriere della Moda. Il successo del Crepon, trionfante sul principio della stagione, è attualmente controbilanciato da quello dell'Alpagas. Quale sarà il risultato di questa rivalità? Quale dei due tessuti vincerà? Non lo so ancora, ma quello che si può dire è che, per le persone versatili come siamo noi, il regno del Crepon è già durato a lungo e si comincia ad esserne stanche. E quello un serio argomento in favore anche del Moerro. E non è il solo che si possa far valere. Il Crepon Tricotin, a larga e gaufrure, quale lo si fa al giorno d'oggi, è senza dubbio molto bello, ma abbiamo appreso a nostre spese quanto vale dal lato della solidità. Lo si è appena portato che il tessuto troppo elastico si distende, da ciò deformazione del corpetto. Allungamento deplorevole della jupe, gonna, nelle sue parti tagliate in sbieco. Altro inconveniente. La polvere vi si incrosta senza potervela togliere, giacché i fili si tendono e la stoffa diventa logora al minimo strofinamento. Il Moerro invece ci prepara delle gradevoli sorprese. Molto meno caro della Tricotin, è infinitamente più resistente e comodo da portarsi. Per gli abiti da viaggio, per i costumi da campagna o da spiaggia è la stoffa per eccellenza. Non state a credere che il tessuto di cui parlo per nulla rassomigli a quei grossolani alpagas che si usa ad impiegare per fare degli orli falsi o delle fodere. Sapete che la moda è una fata che abbellisce e rende nobile tutto ciò che tocca con la sua bacchetta magica. Avendo rivolto gli sguardi sui moerri, ha fatto di questo umile tessuto una stoffa leggera, morbida, brillante come la seta, prestandole i colori più fini e più teneri, quali il grigio argento, il grigio polvere, il grigio ardesia, il blu fiordaliso, i beige, i mordoré, il rosa vecchio rosa terracotta e 100 altre tinte delicate, senza contare le combinazioni delle diverse gradazioni e toni. Dunque, tutte le persone eleganti si credono obbligate ad avere un abito d'alpagas, non solo per l'uso giornaliero, ma come toeletta da passeggio, da visite, eccetera. Qui il mio cervello è esploso. Boh, che senso ha? Che senso ha paragonare il Crepon, che io ho sempre pensato fosse quella stoffa di seta molto molto sottile e increspata, e lo è effettivamente, con l'alpaca, la maglina e il Moerro, che a quanto so dovrebbe essere l'italianizzazione della seta moiré. Io non ci ho capito più niente. Quindi ho chiamato a raccolta degli amici professionisti che sicuramente ne sanno più di me e ho chiesto. E cosa è venuto fuori? Che il Crepon può essere anche di lana, quindi ovviamente qua stanno parlando di un Crepon di lana. Che il Crepon Tricotin è il tricot, e fin qua ci siamo, e che il Moerro, oltre ad essere l'italianizzazione della seta moiré, può anche riferirsi all'inglese mohair. E allora qua tutto torna. Quindi tricot zero, brutto, schifo, si impolvera, si allunga, no. Il Moerro hanno imparato a lavorarlo alla grande e farlo simile alla seta, quindi tutti con vestiti Moerro e alpaca. Piccola parentesi, se vi può interessare vi lascio qua sotto il link al libro Il dizionario delle arti e dei mestieri del 1771 stampato a Venezia, dove ci sono diverse pagine dedicate al Moerro di seta. Se ho capito male o volete comunque approfondire l'argomento, scrivete qua sotto nei commenti. Carpito l'arcano mistero, proseguiamo. Sul grigio argento e sul grigio sabbia, come sulla tinta biscotto, il merletto bianco produce un bellissimo effetto. Sul turchino o sul mordoré, il marrone, i merletti saranno tinti, per esempio, color burro.
Il gran genere poi consiste nel portare degli abiti di alpagas nero, guarniti di guipure cuoio o zafferano molto sostenuto. Su tutti brillano dei bottoni d'acciaio finemente lavorati. Ed ora ecco una novità. Le incollature si trasformano ancora una volta ed in modo ben strano. Cosa sono le incollature? Adesso lo capiamo. È di dietro, alla nuca, che si accumulano tutte le guarnizioni. E quali guarnizioni? Ai piccoli collet sono enormi bouillon di mussolina di seta, di mazzi di volanti pieghettati, di gruppi di cappi fatti di nastro di garza, ai quali si aggiungono fiori e lunghe code ondeggianti. Tutto ciò ammassato sullo spazio di circa 12 centimetri. La testa scompare dietro questa bizzarra pendice, che sale più in alto delle orecchie e raggiunge quasi l'orlo del cappello. Per gli abiti si drappeggia sul giro di scollatura sia uno sbieco di stoffa largo 15 cm, sia un nastro di taffetà numero 22 o 60, coi quali si fa un mezzo di dietro un nodo composto di due lunghi cappi e di due estremità ad orecchie. Al bordo di queste due estremità si cucisce un sottile filo di ottone, poi si fanno girare su se stessi in modo da imitare l'avvolgimento di una chiocciola. Si sostituisce con un piccolo cappio di traverso del nodo. Cappi ed estremità devono formare una linea orizzontale che maschera completamente il collo di dietro e lo oltrepassa largamente da ogni parte. Visto di fronte, questo nodo produce l'effetto di due ali spiegate. Lo si riproduce in proporzioni maggiori per formare la cintura, di modo che anche la vita di dietro scompare. Tutte le cinture in generale si fanno strettissime. Talune si annodano da una parte a ciarpa, altre si attaccano davanti, sul lato sinistro, sotto due lunghi cappi giapponesi che si rizzano e salgono molto in alto sul corpetto. Un dettaglio da notare: i cappelli rotondi a larghe tese si guarniscono di sotto come di sopra. Un cache-pain tutto di fiori circonda il chignon. Ai lati si pongono dei grandi nodi o dei mazzi di fiori che circondano la testa, al punto che il cappello sembra posto su una cuffia. Emma. Grazie, Emma. Ed ora passiamo alla nostra carrellata di mode suppellettili. In copertina ci sono un abito di crepon verde con cintura di nastro rosso scuro e una toeletta di seta bianca a righe colorate, cintura di nastro dorato, corpetto e parte inferiore delle maniche guarniti di mussolina broccata. Poi abbiamo un abito di piqué lilla a piselli bianchi. Il corpetto blusa lo si apre davanti e di dietro su una pettorina di piqué bianco ornato da applicazioni da batista lilla e passamani neri. Abito per signorina di alpagas grigio. Per il colletto si adopera panno lilla ritagliato a trafuori, foderato di seta bianca. Grande arricciatura attorno al collo, cintura di velluto lilla e due choux sui lati della jupe. Maniche a sbuffi di alpagas grigio argento. Poi abbiamo un fantastico gruppo di accessori da bagno. Il mantello si compone di un pezzo di tessuto spugnoso bianco, lungo 145 cm, largo 160, guarnito inferiormente sui lati, a 3 cm di distanza dall'orlo, da un gallone turchino oscuro, largo 4 cm. L'orlo superiore del mantello è disposto in 7 pieghe profonde. Lo si orna di un colletto coperto di galloni, largo 6 cm. Dai, chi non vorrebbe il mantello per uscire dal bagno e asciugarsi come una vera signora? Il sacchetto, destinato a contenere gli oggetti necessari per il bagno, è fatto di tela grigia foderato di tela cerata nera. Il colletto, fatto di crepè bianca, è guarnito inferiormente con un bordo tessuto abbellito punto croce di cotone. Serve a proteggere gli abiti contro la capigliatura umida quando si esce dal bagno. Le scarpette sono di paglia a trafori provveduti di suole di paglia informata. Proseguiamo con un abito a blusa per ragazzo. I calzoni sono in scevio turchino, la blusa di flanella a righe. Quest'ultima è provveduta da un taschino e da un largo colletto rovesciato con cravatta. Abito per giovinetta, fatto di crespo turchino chiaro. Il corpetto blusa con pettorina è provveduto di merletti e tramezzi di merletto. Colletto e polsini sono di batista. Poi abbiamo un meraviglioso modello di paniere molto sobrio. Abbiamo capito che i panieri sobri in una casa vittoriana non mancano mai. 2 berretti d'estate per ragazzini. Il primo è di fino feltro bianco
Il secondo è fatto all'uncinetto con fasce di filo doppio di lana zefiro bianca e mastice e tortora e bruno scura. Poi abbiamo diversi modelli di borsellini necessari da viaggio di pelle, eccetera. Purtroppo di questi non abbiamo la descrizione, ma volevo farvi notare la doppia borsetta a destra. Non sono due borsette, è una dove la parte superiore sembra essere un portaocchiali, mentre la parte sottostante è la vera e propria borsa. Non è bellissima? Vuotatasche a palma. Questo oggetto di cartone forte, rivestito di peluche esternamente, è internamente coperto di raso. Ed ora un bel gruppo in costume da bagno. Il primo costume è di serge crema, guarnito da strisce di serge turchina a disegni. Serge dovrebbe essere un tessuto di lana leggera. Credo. L'altro costume da bagno è di lana bianca a righe rosse. L'acconciatura di taffetà è adorna di nodi rossi e turchini. Poi abbiamo un costume da bagno di serge turchina guarnito da strisce bianche. Il cappello di taffetà gommato è formato da una calotta provvista di una guaina, a cui si unisce una tesa. Il mantello di tessuto bianco spugnoso è guarnito con galloni di lana turchina e una pellegrina. Costume da bagno per ragazza di lana bianca. Si fissano sulle spalle dei bottoni, si guarniscono i calzoni increspati all'orlo inferiore da volanti. Di questo modello di giacchetta Figaro all'uncinetto purtroppo non abbiamo una descrizione, ma è molto carino e volevo farvelo vedere comunque. Come i modelli di scarpette e stivaletti, tra cui un modello decisamente inusuale. E finiamo con diverse guarnizioni di corpetti. Le prime due sono in merletto Mignardis, mentre la terza è di merletto Guipur Rinascimento a 3 punte e la quarta serve per abiti di lana o di seta ed è fatta di perle di jet ed acciaio. Oggi la carrellata è stata un po' più breve del solito perché abbiamo altri 2 argomenti da affrontare. Il primo si trova nell'articolo Consigli del medico ed è Nuova cura dell'alienazione mentale. Dinanzi l'Associazione Medica di Vienna, il professor Wagner ha tenuto un'interessantissima conferenza sopra un nuovo metodo per guarire l'alienazione mentale. Il metodo del professor Wagner si basa sul fatto più volte osservato che individui affetti da determinate malattie, fra le quali anche l'alienazione mentale, guariscono radicalmente o almeno temporaneamente se sono colpiti da un'altra malattia che va da congiunta a febbre. Il professor Wagner, che ha fatto in questo manicomio provinciale esperimenti con l'iniezione della tubercolina di Koch, afferma di aver ottenuto risultati sorprendenti. Come è noto, la tubercolina produce una fortissima febbre e il professore riuscì dopo ripetute iniezioni di tubercolina ad ottenere completa guarigione anche in casi gravissimi di alienazione mentale. Il professor Albert racconta che nella sua lunga pratica toccarono anche a lui simili casi. Ogni periodo storico ha le sue ombre e questa è sicuramente una di quelle. Direi di passare ad un argomento certamente più frivolo. La storia del pettine. Il pettine, chi lo direbbe, forma una curiosità scientifica istruttiva ed interessante. Nell'inno dell'evoluzione, che intuonano tutte le scienze, questo piccolo oggetto da toeletta viene a portare una nota dissonante. Le sue origini, è vero, si perdono nelle tenebre di un passato preistorico, ma quale noi oggi lo vediamo, non ha in nulla variato dal momento della sua scoperta. Gli uragani si sono rovesciati sull'umanità, migliaia di rivoluzioni ne hanno lacerato le viscere, tutto è cambiato, tutto si è infranto, il pettine soltanto è rimasto quasi immutato. Io, se fossi un parrucchiere, mi tatuerei questa frase o la dipingerei su un intero muro del mio salone. Si dice, è vero, che l'uomo primitivo non si servisse che delle dita per districare la sua capigliatura, ma è una supposizione gratuita. Egli si è servito senza dubbio, poco dopo, delle spine di certi vegetali o delle lische di certi pesci. E già questa prima applicazione ha compreso tutte le forme di pettini di cui doveva servirsi l'umanità tanti secoli dopo. Ma lasciando i tempi preistorici, veniamo all'epoca dei Tolomei. Nei musei assiri si vedono pettini fini a doppia fila di denti, identici ai nostri.
Il pettine della regina Teodolinda, montato in oro e pietre preziose, assomiglia, come due gocce d'acqua, alle ultime invenzioni dei pettini da testa per signora. La storia del pettine è del resto semplicissima. La sua forma più grossolana è quella adottata dagli abitanti della Nuova Guinea. Sono ossa d'animali tagliate a pezzi di una lunghezza di 10 a 15 cm, munite di due grossi denti. Ma questo pettine dei selvaggi della Nuova Guinea fa la sua comparsa sulle teste delle nostre signore come spillo per i chignon. Ciò che varia non è la forma, ma la materia con cui i selvaggi fabbricano i loro pettini. Gli abitanti delle isole Samoa li fabbricano con una serie di bastoncini di vari colori, legati con filamenti di piante. La loro larghezza è di 70 cm e la larghezza non supera i 5, ciò che produce un insieme grazioso, specie quando i filamenti gialli si intrecciano coi bastoncelli neri. In mancanza di scaglio di corno si è ricorso al legno, ma è sempre la medesima cosa. Il legno è del resto l'unico elemento che adoperano gli uomini primitivi. I pettini in generale, presso costoro, oltre a servire per ravvivare i capelli, formano un ornamento, un'acconciatura. Gli abitanti delle isole Caroline dispongono sulla testa i pettini in forma di ventaglio, coperti con le ali smaglianti di un uccello del paese. Gli ornamenti che abbelliscono i pettini sono di tutte le fogge. Mentre alcuni selvaggi vi incollano sopra delle pianticelle, altri vi attaccano delle penne d'uccelli, dei pezzetti di carta o di stoffa. Precisamente come le nostre dame fanno ornare i loro pettini di rubini e di diamanti incastonati in oro. Gli indiani d'America del Nord usavano pettini di pietra scolpita. Non dovevano essere molto leggeri, ma facevano figura. Di tutti i pettini, quelli che davvero riportano la palma sono quelli del Giappone. Ve ne sono che hanno forma di tavolette policrome, rosse e verdi generalmente, munite di denti neri, ornate di lacca dorata con disegni i più fantastici e bizzarri. Sono veri gioielli che i pettinatori del paese di Mikado maneggiano a meraviglia. Bellissimi ed artistici sono pure i pettini della Siberia, dell'Arabia e della Turchia. Quelli di Damasco sono coperti da disegni e arabeschi d'un gusto squisito. Vi sono paesi come le isole Figi in cui il pettine è adorato tra le divinità. Ve ne sono altri in cui è tenuto in conto di cosa bassa e vile. Ma non ve n'è alcuno dove il pettine non esista. Il futuro storico del pettine avrà un compito gradevole. L'ubiquità e l'uniformità di questo oggetto attraverso i secoli e attraverso i paesi gli fornirà un ottimo argomento a favore dell'origine comune della specie umana. Ed ora passiamo alla soluzione della sciarada della settimana scorsa, che è Moscado. Sol d'estate ti inquieta il primero. Mosca. Il secondo, armonioso e sonoro. Do, prelibato liquore è l'intero. Moscado. Io sinceramente non ci sarei mai arrivata, anche perché moscado non si usa più, si usa moscato. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Settimana prossima parleremo di stile Luigi XVI, dei riti funebri nei diversi popoli e come tingere i merletti. Vi lascio con la sciarada di questa settimana, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!